Ciao a tutti e oggi vediamo un po' come impostare il server quando andiamo a giocare in single player. Quindi abbiamo diversi livelli di difficoltà, quindi anche la raccolta, il tempo in cui gli animali si accoppiano. Adesso li vediamo uno per uno e vediamo che numero andare a inserire qua negli spazi vuoti. Allora, il primo nome che ci fa vedere è il livello di difficoltà. Io direi di lasciare, se volete, giocare diciamo in maniera abbastanza, facile, però non nemmeno troppo difficile, quindi normale, diciamo così, l'impostazione che vedete qua 1.0. Questa cambia a seconda, delle, mappe dove ci troviamo. Per esempio, significa se lasciamo 1 che su The Island troveremo in giro, dinosauri con il livello massimo di 120. Invece per tutte quante le altre mappe, il level cap massimo, quindi dei nostri amici dinosauri, sarà di 150. Consiglio però di andare a cambiare questo valore quando andate a affrontare i boss. Infatti diciamo che vi converrà portarlo o a 0,1, ecco, vediamo. Oppure addirittura, quindi oscillerà tra 0,1 e 0,05. Questo lo decidete voi, in base un po' se volete affrontare i boss in maniera facile, difficile e un po' più difficoltosa. Tutto il resto l'ho lasciato come valore 1. Qua abbiamo poi il moltiplicatore dell'esperienza, ossia a quanta velocità ci mettiamo per poter livellare il nostro personaggio. Io questo valore l'ho lasciato a 3, poi sarà a voi decidere se volete andare più velocemente. Diciamo che per un'esperienza normale potete lasciarlo tra 3 o 5 come valore. Poi vediamo che altro c'è che potrebbe essere interessante andare a cambiare. Allora, il danno è un raccolto dinosauro, quindi quando noi cavalchiamo quindi un dinosauro e andiamo, per esempio, prendiamo il castoro e andiamo a fare la legna, ci sarà la raccolta moltiplicata per un tot. Io adesso qua l'ho messa a 5, però diciamo che i valori standard sono tra 3 e 5 e anche qui la quantità di raccolto, stessa storia, da 3 o 5, questi due. Poi, vabbè, il consumo d'acqua al giocatore dovrebbe andare tra il 0,50, quindi 0,5 e l'1. Io l'ho lasciato come di default, come funziona per quanto riguarda gli ufficiali. Anche il consumo di cibo di dinosauro, tutte le altre statistiche qua come potete vedere l'ho lasciate a 1. Questa l'ho un pochettino aumentata perché non mi andava diciamo di dover sempre mangiare tantissimo per poter recuperare la vita oppure pozzarmi con le appunto con le pozze insomma di vita insomma. Ehm, Però comunque diciamo che va da 1 come valore tra 1 e 3. Poi, che altro c'è di importante? Ehm, Dunque anche questo qui lo sono andata a cambiare perché di solito avete 1.0, io l'ho messo un pochino un po' più veloce perché su Genesis avevo il problema che non mi rispuntavano, era quasi abbastanza vuoto, non so se era il mio problema in modo particolare, quindi diciamo andrà 1 a 1,5. Poi qua cosa dobbiamo andare a spuntare? Allora, permetti la camera in terza persona, io ho messo, poi tutte le altre non mi interessano. Ho abilitato il mirino, perché così quando vado a utilizzare le armi da fuoco c'ho almeno il mirino. Poi modalità ho messo la PvE perché tanto in single player non puoi fare altro che utilizzare questa modalità. Poi questo è molto importante, che molti mi avete chiesto come mai quando apro la mappa non vedo dove sono. Ecco, mettete questa spunta qua alla mostra posizione giocatore nella mappa, se no non vi fa vedere dove siete. Allora, qui poi ho messo usa impostazioni giocatore singolo, che è abbastanza importante, che dice infatti che modifica varie statistiche inerte per supportare un'esperienza di sopravvivenza più veloce per un giocatore solitario o un piccolo gruppo, quindi questo è abbastanza importante. Naturalmente questi sono dei valori per quanto riguarda il single player, comunque poi possono essere cambiate queste voci anche quando andiamo ad affittare un server privato, quindi ci sono più giocatori.
E poi un'altra cosa importantissima che io ho messo qui la spunta è che il localizzatore di cadaveri, cioè ossia quando noi andiamo a morire perché, vabbè, ci uccide magari un dinosauro o morire in generale perché non abbiamo mangiato, insomma, morire, poi per cercare di nuovo il nostro cadavere, quindi andare a luttare, a prendere la nostra roba, ci segnerà con un fascio di luce verde la posizione, quindi è abbastanza importante anche avere questo, se no ci state 10 giorni a ritrovarlo. E per questi va bene così. Poi adesso passiamo alle impostazioni avanzate. Quindi nelle avanzate, quindi qua, abbiamo un po' più di domande così per quanto riguarda più che altro il PvP, quindi non vanno messe le spunte. Io qui non ho messo nulla, proprio per non stare troppo a facilitare, diciamo così, il gioco. Allora, l'unica cosa che potrebbe interessare è questo qui, permette il trasporto aereo in PvE, cioè praticamente che i vostri dinosauri volanti possono raccogliere altri dinosauri. Quindi se abbiamo una Gentavis possiamo andare a prendere con le zampette, proprio per intenderci, e caricare un piccolo animale di piccole dimensioni o medie dimensioni, poi dipende un po' dalla razza. Poi tutto il resto l'ho lasciato di default, quindi qua 1, 1, qui 0 e qui 0. Poi queste qui, le malattie non ce l'ho messe, quindi qui ha tutto quanto, nessun tipo di spunta. E queste riguardano poi tutte domande del PvP, quindi non ho toccato niente, credo. In teoria dovrebbe rimanere di default. Quando due animali si accoppiano nascerà un cucciolo. Per poterlo crescere servirà fargli delle coccole. Nel momento in cui nasce il cucciolo avrà una scritta sopra la testa rossa e quando noi lo andiamo a cliccare col tasto E sul PC diventerà verde, quindi sarà di nostra proprietà. Questo si chiama imprinting. Ricordo che l'imprinting è molto importante perché il cucciolo va a aumentare le sue statistiche e diventa più forte una volta che sarà cresciuto e noi lo andremo a cavalcare. Questo permette appunto di poter far che tutti quelli della vostra tribe, quindi i vostri amici, possano fare questa operazione, però in questo caso se giochiamo in single player non ci serve perché saremo gli unici a giocare. Nel caso che avete un server privato magari potete mettere questa spunta qui. Allora, intervallo di accoppiamento. Io l'ho abbassato tantissimo qui come potete vedere perché sto facendo i video quindi non ho tempo da perdere. L'intervallo di accoppiamento dovrebbe essere una vostra un po' scelta, cioè praticamente una volta che le due coppie di animali, quindi un maschio e una femmina, si accoppiano, di solito passa un tot di tempo per poterlo rifare questa operazione. Sugli ufficiali questa cosa qui è molto lunga, va più o meno dalle 18 alle 48 ore, quindi necessita assolutamente di essere abbassato questo valore. Allora, di solito varia tra lo 0,01 che è velocissimo, forse magari qualche minuto, quindi un po' troppo. Se volete una cosa media, lo aumentate un po' di più. Infatti qui vi dice in ore più bassi diminuiscono in percentuale l'intervallo nel quale possono accoppiarsi i dinosauri. Ad esempio, mettendo 0,5 i dinosauri si accoppieranno il 50% prima, quindi diciamo che il valore massimo, se volete, è 0,5 come vi suggerisce qui, oppure andate, se volete mettere ancora meno tempo, a diminuire questo valore. Allora, quando poi ci sono due dinosauri che non sono mammiferi, faranno le uova. E questa qui è la velocità di schiusa delle uova, quindi quanto ci metteranno le uova a rompersi, perché una volta depositate passa un certo periodo di tempo. E anche qua io ho messo 50, però solitamente se potete mettere tra i 10, i 30 e i 10 come valore qua. Io l'ho messo molto veloce perché appunto, come vi ho spiegato prima, per fare i video mi serve non starci a perdere troppo tempo. Però per un gioco, diciamo, veramente reale, quindi se volete giocare senza imbrogliare, tra virgolette, quindi mettete magari tra 30 o 10.
Poi dovrebbe esserci la maturazione del vostro cucciolo, quindi il tempo in cui il cucciolo, da quando verrà fuori dall'uovo oppure vabbè, sarà partorito, ci metterà poi mano a mano a crescere. Anche qui i tempi sugli ufficiali di default sono lunghissimi, faccio un esempio. Per esempio per il T-Rex ci mette fino a 3 giorni a diventare adulto. Quindi per non perdere ulteriore tempo, diciamo che i valori che io vado a consigliare sono tra il valore 37 e 70. Io qui ho 10. I noni più alti diminuiscono in percentuale il tempo necessario di un piccolo disciplinare per maturare, quindi addirittura io ce l'ho abbastanza lenta questa voce qua. Quindi poi dipende ovviamente questa crescita dalla razza dell'animale, perché ho detto i T-Rex ci mettono molto di più, però i dodo, per esempio, se non vado a errare, ci dovrebbero mettere meno tempo. Quindi vabbè, vedete un po' voi, magari poi comunque tutte le volte potete ricambiarli questi numeri, quindi vi vedrete un po', vi potete regolare voi una volta entrati dentro, poi se aumentare o diminuire. La velocità del consumo del cibo del cucciolo io ho messo 3. Tutto il resto l'ho lasciato a 1. Allora, qui invece c'è la velocità del tempo del giorno, cioè quanto tempo vogliamo che rimanga il giorno. Allora, io qua l'ho veramente cambiata perché appunto, come vi dicevo, facendo le dirette mi veniva sempre buio quando ero in live e quindi avevo il problema che la gente non vedeva bene, eccetera. Quindi ho lasciato più alto, diciamo, il tempo del giorno. Anche qui potete lasciare magari il giorno 0,5 e invece il tempo della notte magari portarlo a 1. Io proprio qui, vedete, l'ho aumentato tantissimo perché sono andata ad annullare la notte, però non vi conviene proprio annullarla, lasciatela un po' la notte. Poi per il resto mi sembra che di aver fatto tutto. Ah, mi sono dimenticata di dire, dovrebbe essere nel generale da qualche parte, il timing, ossia il tempo in cui ci mettiamo, una volta che abbiamo addormentato il nostro animale, a appunto farlo diventare nostro, in poche parole. Ci dovrebbe essere da qualche parte, mi sembra che l'ho saltato. Aspetta, vediamo se lo trovo. Sì, allora infatti adesso l'ho trovato con calma ed è appunto, si chiama velocità di domatura. Qui poi vi spiega, se andate con la freccettina sopra, cosa sono questi valori. Io l'ho messo a 10, però diciamo che potete variare tra un valore di 7 o 10. Poi vedete voi quanto tempo avete a disposizione di poter giocare, lo stile di gioco che volete adottare. Allora, questi sono tutti i valori che devono essere cambiati per poter giocare in single player. Ok ragazzi, allora spero di aver esaudito le vostre richieste, perché mi era stato chiesto di fare un video di questo genere. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, a mettere un bel mi piace e se qualcosa non è chiaro o magari ho saltato qualcosa per errore, fatemelo sapere nei commenti. Quindi leggete sempre anche i commenti perché magari ci possono essere ulteriori spiegazioni. Ciao e alla prossima!